Ciao, siamo tornati in un'intervista alle squad tecniche per sapere di più come proseguono i lavori e se stanno veramente lavorando o stanno cazzeggiando. Questo lo dovremo scoprire. Avete visto che bell'ambiente, tutto nuovo, tutto più formale più o meno, perché tendiamo sempre a migliorare i nostri format. E oggi abbiamo questa intervista, visto quanto preciso, quanto non goffo. Siamo con Giorgia, sì. Giusto? Ok. Di cosa ci vuoi raccontare oggi? Nella vostra intervista alla squad di Test Infrastructures, okay, di cui sono squad leader. Ci vuoi parlare dei progetti che avete avuto, che avete, che avrete? Sì, dunque, allora, Test Infrastructures è una squad della Tribe RSE, quindi Robotic System Engineering. Qual è il nostro scopo? È quello di essere a supporto del team. Questa è la maniera più elegante e precisa per dirlo. Ovvero sia, i progetti a cui noi lavoriamo saranno in futuro uno strumento per il resto del team, che quindi potranno velocizzare i lavori, ridurre le tempistiche o semplicemente rendere la vita migliore a chi lavorerà. Poi nel dettaglio siamo in realtà 11 membri al momento. La squadra è divisa in 3 sezioni, quindi 3 progetti. Il primo è Trident, poi abbiamo CPCB e infine TIP. Il mio ruolo di base è quello di squad leader, quindi sono a supporto dell'intero lavoro, quindi vuol dire che dall'esterno svolgo un ruolo di interlocutore tra la squad e il resto del team. All'interno mi occupo della parte di gestione, per l'appunto, quindi individuare insieme quali sono i progetti su cui effettivamente puntare, da lì definire degli obiettivi di medio-lungo termine e poi suddividere il lavoro in task da concludere in maniera quanto più efficiente ed efficace possibile per raggiungere gli obiettivi. Poi ovviamente detto così sembra quasi che io stia lì sull'apice a non fare nulla e a frustare. In realtà no, perché giustamente se i ragazzi della squadra hanno bisogno di qualsiasi cosa, io sono lì. Più tempo, risorse anche in termini di materiali, ricerche, strumenti addirittura, quindi reperire del materiale fisico, oppure una mano perché hanno bisogno di più teste con cui ragionare, io sono sempre disponibile. Uno può anche essere disponibile a frustare. No, non è il mio metodo, però sì. Un draft molto politically correct. Proseguiamo con un mio omonimo, Francesco, qui, che è sempre della stessa squad, che invece però ci parlerà... Io di CPCB, che è un gruppo all'interno di Test Infrastructure, che si occupa del progetto della creazione di schede elettroniche customizzate, che hanno il compito di contenere ad esempio sensori che possono essere utilizzati all'interno di un drone, ed essendo customizzate si possono utilizzare sensori diversi riducendo le dimensioni, quindi il peso, l'area occupata. Una scheda customizzata potrebbe essere ad esempio Arduino? Non proprio. Cioè, sono simili, quindi da vedere sono molto simili, però contengono dei sensori che ci mettiamo, proprio i sensori montati sopra li scegliamo noi e creiamo proprio la scheda. Invece Arduino controlli solo il codice che c'è all'interno del microcontrollore. Ok, se facciamo un esempio, magari un po' più applicativo, facciamo un esempio tipo, visto che mi hai detto che fai in modo di risparmiare peso, in che ordine di peso? Ce l'hai un dato così, buttato così a caso? No, non lo so. Meglio, perché i dati a caso non sono ingegneristici. No, dipende. Per misurare due cose, utilizzare 2 sensori diversi, i sensori sono venduti direttamente ognuno con la sua scheda. Se noi riuscissimo a integrarli entrambi sulla stessa scheda, possiamo quasi dimezzare sia il peso che l'area della scheda, quindi le dimensioni. Avendo la scheda cioè una scheda apposita che faccia solo quello, mentre magari se compri un sistema standard con quel sensore lì, magari contiene altre cose che nel nostro caso non sono di nostro interesse e aumenterebbero solamente il peso e la dimensione della scheda. Per esempio, se all'interno del drone il drone magari ha diversi sensori oltre alla fotocamera per capire dove deve andare ad atterrare, dove posizionarsi, se c'è una scheda per già quei determinati sensori, un po' quello che riguarda questo progetto è fare in modo che ci sia un'unica scheda per tutti i vari sensori, compresa la fotocamera, compreso il sensore inerziale. Esatto, quello è un'idea di quello che potrebbe essere il nostro progetto futuro. Per diminuire notevolmente il peso. Realizzare una scheda unica che permetta al drone di avere
sopra quella scheda tutte le componenti che gli servono, sia per la navigazione sia l'alimentazione. Proseguiamo con un altro membro, piacere Francesco, Feliciano. che ci parlerà di Trident, che è un tool. Sì, è un tool MATLAB che permette il dimensionamento preliminare di un drone, appunto inserendo degli input, ti permette di costruire il drone ricevendo gli output da questo programma MATLAB che abbiamo sviluppato negli ultimi 2 anni. Ok, mi faresti un esempio magari applicativo per capire meglio? Certo, in pratica mettiamo il caso che noi volessimo costruire un drone con una determinata dimensione dell'elica, con una determinata autonomia e un determinato carico, quindi payload. L'utente inserirà questi dati, il programma andrà a calcolare quello che sarà necessario e sputerà fuori come output le varie componenti del drone e le varie caratteristiche tecniche del drone, quindi il motore, l'elica, il controllore di velocità, la batteria, quindi il peso totale. Un sacco di informazioni, sì. Sì, diciamo quelle necessarie per permettere la costruzione. Mi è sembrato di capire che per lo sviluppo di questo tool ci sono voluti parecchi anni, però avete comunque dovuto seguire un processo di validazione, giusto? Sì, in pratica abbiamo verificato i modelli che abbiamo sviluppato negli anni, negli ultimi mesi, attraverso un confronto con delle prove di volo effettuati sui droni che sono già presenti, quindi siamo andati a forzare alcuni dati per verificare i modelli matematici, ricevendo comunque delle ottime risposte, dei risultati soddisfacenti che hanno permesso di validarlo. E come è nata l'idea di Trident? Sì, in pratica è nata dalla necessità di velocizzare il processo di costruzione dei droni. Si è pensato all'idea di un tool che potesse permettere appunto questa miglioria nei tempi preliminari, del design preliminare. Ho sentito diverse sigle, una di queste non è una sigla ed è Trident, ipotizzo a livello visivo. L'altra è una sigla, CVCP o CPCV, una delle due, ma l'altra che mi interessava di più è TIP, come le mance però, ma non è una mancia. Vuoi raccontare di qualcosa su questo? Sì, allora, lo scopo ultimo di questa sezione è costruire un banco customizzato, un banco prova. Tu dirai, perché? Non ne avevamo abbastanza? Sì, ma no, nel senso che quelli commerciali non sono adeguati ai nostri scopi, ovvero sia i droni con cui lavora il team Draft non sono standard, hanno rotori standard, come ad esempio la squadra di Swatch Plateless, per cui abbiamo l'esigenza di fare certi tipi di analisi con certi tipi di configurazioni, per cui ad esempio un componente fondamentale del banco prova che stiamo costruendo è la cella di carico. Questa è una cella di carico a 6 assi, che quindi misura forze e momenti su tutti e 3 gli assi, non solo su quello principale, cosa che invece nei banchi prova commerciali non esiste. Sono celle a 3 assi, quindi misurano solo la forza in una direzione, i momenti in una direzione. Quindi questo già è un'implementazione. Per esempio nel banco prova che stiamo progettando c'è anche un encoder magnetico per misurare gli RPM, un sensore di vibrazione per vedere quanto effettivamente le vibrazioni sporcano i risultati della cella di carico, insomma tutte queste piccole cose che adesso queste sono cose basilari, poi andranno ad arricchirsi man mano che appunto i membri del team ci daranno di quello di cui hanno bisogno. Va bene, allora ringraziamo Giorgia, ringraziamo Feliciano, ringraziamo Francesco per averci raccontato che cosa fanno. Se voi poi volete ringraziare me o tutti gli altri che stanno dietro loro, magari potete condividere, scrivere un commento, mettere un mi piace, tutte quelle cose da youtuber che vengono dette, cose che noi non siamo, e non lo so, farvi stupire da questa meravigliosa cartellina che era solo di bellezza. E niente, noi magari ci vediamo a una prossima intervista tecnica o qualcosa di più divertente o qualcosa di meno divertente, può essere come volete, qualcosa di utile, sicuramente di utile. Ciao!
Si è visto che sono un wafer, sono un cracker. Wow. Wow. Un gioco di knacker.